In SAP, quando lanciamo una transazione, spesso utilizziamo delle varianti che caricano dei filtri che noi abbiamo precedentemente salvato. Però se salviamo una data non riusciamo a farlo in modo furbo, perché ci verrebbe sempre fuori il 22 maggio. E invece possiamo gestire la cosa con date dinamiche. Basta andare nel menu delle varianti e andare sul campo che ci interessa, la data in cui è stato creato l'ordine, e scegliere D come dinamico. A questo punto, fra le possibili opzioni che possiamo scegliere, c'è current date più o meno tot giorni. Scegliamo la I che sta per includere e mettiamo 1 meno, cioè un giorno prima. A quel punto, se andiamo a salvare la variante con checkPO dynamic, potremo utilizzarla uscendo dalla transazione e rientrando per caricarci anche la data, e a quel punto sarà dinamico, non dovremo metterlo noi 22.05. Possiamo anche fare qualcosa di più, perché nella possibilità di specificare come deve essere fatta questa data dinamica possiamo anche dirgli non solamente ieri, ma da ieri in avanti. Scegliamo fra le opzioni qua greater or equal to. A quel punto, salvando, ci viene sempre chiesto il numero di giorni, facciamo -1 e riuscendo dalla transazione e ricaricando la transazione troveremo il simbolo di maggiore o uguale vicino alla data, e quindi tutte le date nel futuro sono incluse. Nel momento in cui vogliamo salvare però un intervallo specifico di date, ad esempio da 3 giorni nel passato ad oggi, bisogna andare a scegliere quest'altra opzione, current date -x e più y. Specifichiamo 3, a questo punto però senza il segno meno, e 0 intendendo il giorno corrente. Salvando la variante, uscendo dalla transazione e rientrando, a quel punto, utilizzando la variante dinamica, avremo dal 20 maggio al 23 maggio.